Certi segnali è facile da interpretarli. Il parcheggio era enorme e questo scienziato ha parcheggiato proprio esattamente dietro la mia auto, impedendomi di uscire. Bel benvenuto del cazzo. Mi chiamo Emalloru, per gli amici Ema. E per 12 mesi ho deciso di vivere in 12 città diverse in Italia. Sto mese però qualcosa è andato storto e anziché una città... andai in un bel paesello di 900 abitanti. Il mio manager, o un manager sì, per tirare su 2 spicci da questi video, mi ha consigliato di andare in un paesello di 900 abitanti. Posso dire che Gigi è un pezzo di... Sì, su internet ho letto così, in realtà ho scoperto che qui ci vivono in 50. Il che è un bene per fare un bel digital detox. Passare 30 giorni in un paesino isolato dal mondo in cui vivono 50 persone la cui età media è la mezza età e il telefono non piglia. Vabbè, che vi devo dire, risparmierò sull'abbonamento di Tinder. Il primo approccio con questo posto non è stato positivo per niente. Mi sono svegliato alle 6 del mattino e mi sono ritrovato in mezzo alla nebbia. Mi credete che quando stavo a Milano la nebbia l'avrò vista sì e no un paio di volte in 3 anni? E passare da 1,3 milioni di abitanti ad appena 50, devo dire che potrebbe essere impegnativo. Bella giornata di merda oggi. Sto posto è anche pieno di gatti, domestici, randaggi. Ci saranno più gatti che residenti. E guarda questo come marchia il territorio. Un mese qua mi sparo. Ragazzi, state bravi. Ehi. Forse dovrei finirla di fare sempre il drammatico. Infatti dopo un paio di ore la nebbia scompare, spunta il sole e scopro l'altra natura di Calcata. Borgo di artisti, scultori, pittori, musicisti, artigiani. Sto posto nel weekend si riempie di turisti. E visto che anch'io mi sento un artista, faccio amicizia con i miei simili, scambio 2 chiacchiere con questa artigiana fingendo di cercare lavoro. Pigliami come commesso. Magari, se tu sei disponibile, ti spiego un po' di cose. Io domani devo andare a Roma. Ma tu dici, spieghi che domani ti... Io domani vado a Roma, quindi non posso aprire, però se tu vuoi ti faccio aprire. Mi lascia le chiavi del suo negozio e la cosa mi fa molto ridere, ci conoscevamo da appena 30 minuti. E poi dicono che il lavoro non si trova. Buongiorno Marina, sono venuto in anticipo. Sì, in effetti proporsi di lavorare gratis è un po' più facile per trovare lavoro. Nelle prime 3 ore non ho venduto una mazza, grazie al... chiaro, salutavo e basta, invitavo la gente a guardare la bottega. Questo non me ne frega un cazzo. Possibile che il mio amico Mufasa con quella faccia da schiaffi e le sue aziendine di finanza e pieno di soldi gira in Porsche e io non sappia fare 2 spicci con 2 calamite? Non siamo molto bravi a vendere. Poi mi sono calmato e ci sono arrivato a intuito. Tutto bene signora? Prima volta a Calcata? Se vuoi vendere devi fare tutto tranne che voler vendere. No, grazie. Ti può dare informazioni e raccontare aneddoti sul posto. Io credo qui troverà tra i migliori artigiani in Italia. Credo che ero appena arrivato e me le sono dovute inventare tutte. Possiamo andare? Sì, con super piacere. Grazie mille, grazie. Bene, grazie a voi. Buon continuo di passeggiata. E il premio per il dipendente del mese va a... Cavolo, avrò fatto in un giorno l'incasso di una settimana. Il giorno dopo non era più weekend, quindi non c'era un'anima viva in giro e pensavo di farmi un giro in centro. Sì, in centro significa a 1 minuto da casa mia perché periferia, centro è la stessa roba, è come se fosse un grande condominio. Vabbè, faccio un giretto e appare, pensate cosa, quella diavolo di Apecar che aveva parcheggiato dietro di me per non farmi uscire. Aspetto una decina di minuti per capire chi è il proprietario e quei pantaloni in mimetica mi dicevano qualcosa. Tu che fai? Guadagno su dire un sacco di cazzate una in fila all'altra. Per un attimo credevo stesse parlando del mio lavoro. Se ne dici una sei incazzato, se ne dici un mucchio sei un genio. È come se ammazzi un cristiano solo, sei un assassino. Se ammazzi un popolo sei un coso. Un tiranno. No. Un oppressore. No. Un rivoluzionario.
Qualche giorno prima avevo fatto 2 chiacchiere con sto tipo leggermente fuori di testa, alticcio quanto basta. E visto che anche a me piace rivoluzionare la mia vita, ma in altro modo, ho pensato che anziché fare la guerra si fa prima fare la pace. Era Gandhi quello che parlava di pace, giusto? Poi ci accomuna anche la passione per il vino, a quanto pare. Tu come ti chiami? Felix. Calcata, borgo di artisti incredibili, scultori, pittori, musicisti, artigiani. Quanto testa di cazzo potrei essere per incentrare invece questa storia su Felix, che poi sarà nome vero o nome d'arte. Beh, comunque in paese tutti ripetevano ubriacone, non so se ti fa piacere. Che me frega, mica mi stanno... Cameriere, portami da bere ancora un bicchiere di Francia corta. Nei giorni successivi ho iniziato a frequentarlo perché volevo inquadrare bene il personaggio. Vuoi starbero? Poi non l'ho piantato, era così. Poi è cresciuto. Dai, ma che degrado. Se un giorno ci avessi la sensazione che sto per morire, vengo qui con una motosega e lo taglio tutto, lo taglio. Faccio come un Mazzarò. Lo sai il verismo italiano, verga, l'hai letto, verga? Ubriaca la mia vista, la la la. Ubriaco sono io. Marino! Nei giorni seguenti, dato che mi ero rotto le palle di vendere collanine e calamite, mi sono messo a fare giardinaggio. E vi dico, aver conosciuto Felix mi ha portato a riflettere su un po' di cose. Ad esempio sul saper decifrare le persone. Mi spiego, a dare giudizi sulla prima impressione possiamo essere bravi tutti. Questa cos'è? Questo è un solco che ho fatto, l'ho zappato e poi lo ricopro. Qui invece ho messo la rucola. La rucola? Felix lo vedi e dici vabbè, questo è matto totale, vive nel buco del culo del mondo, che storia potrà avere mai? Oppure ti sale la scimmia e vuoi capire. Ho passato molto tempo con lui, ho scoperto che lavora ad esempio, non ci avrei scommesso un centesimo, e gli piace pure tanto il lavoro che fa. In paese non ha moltissimi amici, in realtà ha più nemici perché è una testa calda e ha litigato praticamente con chiunque. E poi scopro che il nostro Felix si è sposato molto giovane, a 20 anni, ha messo su famiglia ed è diventato papà. E chi avrebbe scavato così tanto su di lui? Ma come nel migliore degli storytelling, dopo il matrimonio le cose hanno preso una certa piega e lui non vede i suoi 3 figli da un po'. Cavatappi dei muratori. Una bella vita. Che ci vuole in qua cittadino? Perché è meglio? Si usa da tanti posti, Metti. Felix, i tuoi figli da quant'è che non li vedi? 8 anni, abbondanti. No, che l'ho visti di sfuggita così qualche volta, ma sempre in contesti che non erano piacevoli. Vabbè, dobbiamo recuperare, vedrai che recupereremo un sacco. Di certo verranno tutti qua, sicuro. Io ero un'altra persona, loro erano altre persone, sarà un conoscersi È un più che un riconoscersi, rincontrarsi. sì, infatti. Sarà bellissimo. Se succede. Succede. Non voglio vivere in questa speranza perché ho visto già altre situazioni nelle quali non è successo e quindi per me vivere nella speranza sarebbe crepare disperato. Ma dai, il piatto mi devi portare il video. Le gocce, dai, che gli zuzziamo tutta casa a cosa. Vedi che entra l'aria da sotto. Ora se chiudi qua, guarda, diminuisce, guarda. Ah, è vero, Guarda. Cavolo, sembra un pulsante! È come un motorino a 2 tempi. La questione è che lui li vorrebbe veramente rincontrare. Lo so, si sogna ogni notte. Sì, un po' lui è un po' combattuto per questo. Sei subentrato te, secondo me. Perché lui in questo periodo ha voglia di rincontrare i figli, ma d'altra parte ha paura di non essere in grado, perché così gli hanno detto fino adesso, di non essere in grado di essere padre.
Però tu devi essere chiaro con lui su questa cosa. Se questa cosa avviene, cioè se deve andare in onda, questo avviene. Sei in grado ancora di portare avanti il discorso? Perché loro sicuramente ti chiuderanno un'altra volta la porta in faccia. Però se veramente vuoi portare avanti il discorso devi insistere, perché vince chi è che insiste se ci credi veramente. Guarda, le vittorie migliori sono quelle conquistate con fatica, con dolore, ma soprattutto con pazienza. Ma pensa a te, sti aforismi sulle mattonelle. Dov'è che siamo finiti? Non lo so manco io, veramente. Ci siamo persi. Tu sai che i tuoi figli questo video lo vedranno, quindi vedranno anche te e probabilmente potranno sapere cosa provi per loro. Beh, ben venga se tu presumi che loro possano vederlo, a me può far solo che piacere. Certo che magari poi dopo vedono, che ne so, il pezzo quello della petta dietro la macchina. Scoprirebbero solo che sei mezzo matto. Ah, ma loro lo sanno che sono mezzo matto, ma che mica mezzo, sono matto tutto. E gli vorrei dire che li amo incondizionatamente perché sono comunque i figli miei, però poi non è che li posso forzare, rischiando pure di farli sta male. Se magari venissero a conoscenza del fatto che tu non li avresti mai voluti perdere, ti dessero la possibilità di rivederti? Non credo che ci sia cosa che desidero di più ad oggi, nel senso che le donne, vabbè sì, sono belle, però i figli sono più belli delle donne e i nipoti sono più belli pure dei figli. Che devi fare? Quindi sulla questione figli direi di non entrare troppo in merito, però visto che siamo a Pasqua e lui ha litigato con ogni singolo abitante di Calcata, gli farò consegnare personalmente una ad una delle colombe di Pasqua, proprio ad ogni abitante, anche con chi ha litigato, anzi soprattutto con chi ha litigato. Oh zio, ma c'è troppo casino, dove cazzo sei in autostrada? E palle Gigi, te l'ho detto, qui non va internet, mi sono allontanato di qualche chilometro con l'auto. Sì, ascolta, se riuscissi a coinvolgere un brand che magari fa colombe di Pasqua, potremmo portare Felix a farsi perdonare. Sì, ok, io ti aiuto anche, ma entro quando serve sta roba? Non lo so, tipo domani. Sei un po' una pecora nera, mi hanno detto. Quasi ognuno di Calcata ha qualcosa di male da raccontare su di me, quasi ognuno. E questa cosa probabilmente non risolverà nessun conflitto, lo so, e potrebbe anche essere un piccolo sassolino rispetto ad enormi litigi. Però sapete, sassolino dopo sassolino, col tempo diventa come averci messo una pietra sopra. No, ma guarda che ci mandano a fanculo, certo, io te lo dico. Almost heaven, West Virginia. Io mi sto a cagare sotto, lascialo perdere. Vergogno. Se partiamo da quelli buoni ti prendi bene diventa più facile. Ma sono tutti buoni, sono io che sono un pezzo di cazzo. Non ti riconosco, Felix! Semina Pasqua? Serena, Serena. Qualcuno lo scriverà, volete dire? Sì. E se no stasera va a finire che mi sono imparato pure a scrivere. Meravigliosi. Grazie tantissimo, grazie. Grazie. Buona Pasqua. Come ti senti? È una bella sensazione o no? Sì. È pazzesco. Cuore come si scrive? Con la Q. No, dai. Vabbè, questo se lo teniamo. Dai, andiamo. Buonasera. Con le mandorle o senza? Ma non è un piccione, è una colomba di Pasqua! Buona Pasqua! Poi però ci ha creduto, pensava che c'era il piccione dentro la scatola, Dove vai? Dove vai che c'è la colomba qui? Un regalino da parte nostra per questa Pasqua. Grazie. Grazie a te. Che super campanello che c'hai. Buona Pasqua. Abbiamo deciso di fare sto regalo a tutti quanti gli abitanti insieme a Manuele, sto ragazzo. Grazie. A voi, buona Pasqua. Ciao Felix, c'ho un regalino. Sì, è un uccellino pasquale. Con le mandorle o senza mandorle? Beh, un po' mi emoziono, perché mi sembra una cosa che insomma, non ho mai fatto. È una cosa nuova, un'emozione nuova. E quella sera ce ne fosse stato uno che non avesse accettato il dono.
È una bella botta di vita, eh? Mi chiedo che cazzo te ne fai di nemici Buonasera, auguri. se quei nemici alla fine sono la tua famiglia. C'era un'ultima cosa che avrebbe dovuto fare Felix. Per un figlio non c'è cosa peggiore che pensare che il proprio padre non lo voglia vedere o non gli voglia bene. E alla fine ho capito cosa provi tu. Però, un po' come Matrix, non so se ricordi, pillola rossa o pillola blu, ti voglio portare a un bivio. Questo è l'hard disk che contiene tutto il girato di tutto il video che abbiamo fatto. E io sono disposto a buttarlo da questa vallata e perdere ogni cosa, oppure l'alternativa è che tu adesso mi stringi la mano e la stringi a nome di tutte le centinaia di migliaia di persone che stanno guardando e a nome di qualsiasi padre che si trova in una situazione come la tua, e anche se tra un mese o tra anni o tra qualunque tempo servirà, uno dei tuoi figli ti darà un minimo spiraglio di finestra di apertura nei tuoi confronti, tu non lo deluderai. Incredibile, alla fine, proprio come quando accarezzi un gatto e all'improvviso ti graffia, ho dovuto buttare l'hard disk nella vallata. Ma va, era ovvio che avesse stretto la mano, volevo solo fare un piccolo colpo di scena, altrimenti come avreste fatto a vedere il video fino a qui? Devi essere convinto, Felix. Credo che saranno più figli delusi che padri soffrenti che vedranno sta cosa. Lo do a loro come speranza. I padri è giusto e nobile che riescano a soffrire, ma non i figli. I figli non devono soffrire, è una cosa brutta, almeno a un certo punto si devono dare l'idea che la vita è una bella cosa, no? Cazzo, per un attimo ci ho creduto che me l'avresti fatto buttare sotto. L'avrei fatto. Però sarebbe stato inquinante, quindi meglio così. Innanzitutto non l'avrei fatto per quel motivo.